Jean-Léon Gérôme diventò pittore nonostante i tentativi di dissuasione dei suoi familiari. Si formò come artista prima presso gli studi di Paul Delaroche e poi in quelli di Charles Gleyre. Viaggiò in Italia visitando Pompei, un'esperienza che lo indusse nelle prime fasi della carriera a specializzarsi in scene storiche e di vita quotidiana dell'antica Grecia e di Roma. A partire dal 1853 viaggiò con regolarità in Turchia, Egitto e Asia Minore e si fece un nome grazie ai suoi ritratti del vicino e Medio Oriente. In tutto l'arco della sua produzione Gérôme concentrò il suo interesse su temi personali piuttosto che di natura apertamente politica. La religiosità dei credenti musulmani, la sensualità esotica dei bagni turchi e le sinistre atmosfere delle aste di schiavi. Sebbene sia improbabile che Gérôme abbia assistito personalmente alla scena di devozione che vediamo qui rappresentata, l'artista riesce comunque a rendere l'evento rituale con una cura del dettaglio e una meticolosità tali che è difficile non ritenerla una creazione dal vero. La preghiera nella moschea raffigura la moschea di Amr al Cairo, che era ormai caduta in disuso quando Gérôme la visitò durante il suo viaggio in Egitto nel 1868. Le colonne sembrano ripetersi all'infinito, creando un movimento che indirizza l'occhio verso la parte vuota sul fondo. Inoltre i pilastri verticali si armonizzano visivamente con le figure dei fedeli simmetricamente allineati. Gérôme rappresenta la moschea nel modo più fedele possibile. La nicchia della preghiera, chiamata mihrab, sulla parete di sinistra indica la direzione della Mecca verso la quale tutti i presenti si volgono a pregare. Dal soffitto pendono alcune lanterne e la prospettiva è di grande effetto. L'uomo, che notiamo essere l'unico quasi privo di vestiti, è un santo musulmano. È l'unico a appoggiare i piedi direttamente sul pavimento. In posizione isolata, coperto solo da un perizoma, ha un aspetto fragile. La testa scoperta ne rivela la capigliatura lunga e sul braccio sinistro porta un piatto per l'elemosina. In contrasto con la semplicità del santo, in primo piano osserviamo un'altra figura vestita di rosso lucente e oro. È un personaggio di alto rango e i due servitori che lo accompagnano ne sottolineano lo status sociale. Per pregare si serve di un piccolo stuoino personale. L'atmosfera grave e solenne della moschea viene disturbata solo da piccioni volati all'interno attraverso il cortile visibile all'estrema destra. Gli uccelli, pur con il loro tubare e sbattere le ali, non distraggono i fedeli che, concentrati sulle loro preghiere, accettano la presenza degli animali. Come molti altri lavori in stile orientalista di questo pittore, è verosimile che il quadro si basasse su fotografie e schizzi realizzati in momenti diversi del suo itinerario. La superficie dell'opera ricorda in effetti quella di una fotografia. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!